Cyberattacco blocca gli aeroporti europei, tra voli cancellati e lunghe attese. La giornata del 20 settembre 2025 sarà ricordata come una delle più difficili per il trasporto aereo europeo degli ultimi anni. Un attacco informatico ha mandato in tilt i sistemi di gestione di diversi aeroporti, provocando ritardi a catena, cancellazioni e un senso di disorientamento diffuso tra migliaia di passeggeri. Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow sono stati gli scali più colpiti, ma le ripercussioni si sono fatte sentire in tutta Europa, con voli dirottati e collegamenti interrotti anche verso l'Italia. Le origini del guasto. L'incidente non è stato frutto di un malfunzionamento casuale, bensì di un attacco che ha colpito Collins Aerospace, società del gruppo americano RTX Corporation, responsabile del software Muse. Questo programma è utilizzato in centinaia di scali per le operazioni più delicate: check-in, stampa delle carte d'imbarco, registrazione dei bagagli, smistamento verso gli aerei. Quando il sistema è caduto, le procedure automatiche che ogni giorno consentono a milioni di viaggiatori di muoversi rapidamente si sono improvvisamente fermate. Gli aeroporti coinvolti. A Bruxelles, il cuore pulsante del traffico internazionale belga, i monitor agli sportelli di check-in hanno smesso di funzionare già nelle prime ore del mattino. Le code si sono allungate rapidamente, con centinaia di passeggeri costretti ad attendere mentre il personale ricorreva a procedure manuali. Nel giro di poche ore una decina di voli è stata cancellata, alcuni sono stati dirottati verso scali vicini e decine sono partiti con ritardi superiori all'ora. Situazione analoga a Berlino, dove l'aeroporto di Brandenburg ha dovuto sospendere gran parte delle operazioni automatizzate. I viaggiatori, in fila davanti ai banchi, hanno atteso pazientemente che le compagnie elaborassero soluzioni alternative. In alcuni casi i voli sono partiti in ritardo, in altri sono stati direttamente soppressi. A Londra Heathrow, uno degli hub più trafficati al mondo, l'impatto è stato leggermente attenuato grazie a sistemi di emergenza interni. Ma i disagi non sono mancati. Decine di partenze hanno subito forti ritardi e più di un volo è stato cancellato. Gli avvisi diffusi dai terminal raccomandavano ai viaggiatori di arrivare in aeroporto con largo anticipo e di prepararsi a lunghe attese. I passeggeri in attesa e lo sforzo degli operatori. L'immagine più eloquente della giornata è quella delle file interminabili ai banchi del check-in, con passeggeri spaesati, trolley accatastati e personale costretto a scrivere a mano etichette e carte d'imbarco. Molti viaggiatori hanno perso coincidenze, altri hanno dovuto attendere ore senza certezze sull'orario di partenza. Le compagnie aeree hanno offerto riprotezioni sui voli successivi, ma non è stato semplice gestire un flusso così imponente di richieste. Dietro le quinte, tecnici e informatici hanno lavorato senza sosta per cercare di isolare l'origine del problema e ristabilire i sistemi. Le autorità nazionali di sicurezza informatica in Belgio, Germania e Regno Unito hanno aperto indagini, mentre Collins Aerospace ha annunciato di aver avviato verifiche interne e di collaborare con gli organi competenti. Una fragilità che diventa evidente. L'episodio solleva interrogativi più ampi sul grado di sicurezza delle infrastrutture digitali che reggono il trasporto aereo. Quando un unico fornitore concentra nelle proprie mani servizi usati da molti aeroporti, un attacco mirato può trasformarsi in un terremoto con effetti immediati su più paesi. È un po' come se un interruttore generale fosse stato spento, lasciando contemporaneamente al buio diversi edifici collegati alla stessa rete. Il caso di Heathrow dimostra che avere soluzioni di emergenza può ridurre in parte l'impatto, ma la complessità e l'interconnessione del settore restano un punto debole. Non si tratta solo di un tema tecnologico. Entrano in gioco l'organizzazione interna, la capacità di coordinamento tra aeroporti, compagnie e fornitori, e soprattutto la prontezza nel comunicare con i passeggeri, che spesso si trovano a vivere l'esperienza del disguido senza informazioni chiare. Le indagini e le prospettive. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura dell'attacco né sugli autori. Non è chiaro se si tratti di un gruppo criminale interessato a estorcere denaro, di un'azione di sabotaggio organizzata o di un tentativo di dimostrare la vulnerabilità di sistemi strategici.
Ciò che appare certo è che il software colpito rappresenta un tassello cruciale del traffico aereo globale e che il suo blocco, anche per poche ore, comporta conseguenze enormi.